95% dei principianti si esercita in modo sbagliato e rimane bloccato per mesi, ma i chitarristi che usano questi 5 esercizi migliorano già in poche settimane. E oggi vi mostro esattamente quali sono e come farli nel modo corretto, ma prima ti do subito un segreto per ottimizzare il tuo tempo e che ti consiglio di applicare subito. Non serve suonare per ore, ma suonare con intelligenza e soprattutto senza annoiarti. Ma te ne parlo più avanti, ora andiamo subito al primo esercizio. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e il primo esercizio è fantastico perché ti dà forza nelle dita e indipendenza ed è anche detto il ragno. Io lo uso sempre come riscaldamento anche dopo più di 30 anni di esperienza. Siamo sulla sesta corda, mettiamo il primo dito sul primo tasto e a seguire il secondo sul secondo tasto, il terzo sul terzo e il quarto sul quarto. Attenzione a non alzare le dita che hanno già suonato, ok? Quindi tutte le dita devono toccare le corde. Dopodiché scendiamo una corda sotto. E così via fino alla prima corda. Una cosa molto importante, usa sempre le dita a martello, quindi suona con la punta della falangetta e mai con la parte piatta. In questo modo sarai più preciso e la precisione è quello che separa i principianti dai veri chitarristi. E una volta che l'hai fatto ascendente, fallo anche discendente. Se non riesci a raggiungere tutti e 4 i tasti, il problema non è dovuto alle mani piccole, ma è un problema di posizione. Ti do 3 consigli. 1. Posiziona il pollice dietro, ok? Non lo tenere troppo in alto. Non deve stare sul lato. Tira il gomito verso il corpo e quando vai verso le corde più in alto, il polso può andare progressivamente in fuori. E se hai difficoltà, inizia partendo dal quinto tasto o dal settimo tasto, dove lo stretching della mano è minore. Con il tempo le tue dita si allungheranno naturalmente. E all'inizio mi raccomando non andare troppo veloce, anche perché la velocità non è importante per ora. Sì, ma come sapere se lo sto facendo bene? Innanzitutto ogni nota deve suonare pulita, senza imperfezioni o rumori strani. La velocità deve essere costante, senza accelerare, senza decelerare, e la postura deve essere corretta, con il gomito rilassato, il polso leggermente in fuori quando andiamo sulle corde più in alto, e il pollice deve essere posizionato dietro. Se una di queste cose non è perfetta, rallenta la velocità. Una volta che il ragno diventa facile, aggiungi la plettrata alternata, quindi invece di suonare soltanto le pennate verso il basso, alterna giù, su, e questo raddoppia la difficoltà, ma ti aiuta enormemente nella coordinazione tra le mani. Come fare a migliorare la plettata alternata? Io ti suggerisco di isolare il movimento soltanto con la mano destra, con le corde a vuoto. Inizi a suonare solo sulla prima corda, una ritmica ad esempio ad ottavi. 1 and 2 and 3 and 4 and... Poi suonala a terzine. 1, 2, 3, 1, 2, 3... E infine con la ritmica a sedicesimi. 1, 2, 3, 4. Poi passa alla corda superiore e così via fino alla sesta corda, che il movimento è sempre di polso e non di avambraccio. E se non l'ho mai usato, ora è il momento di esercitarti con il metronomo. Il terzo esercizio è probabilmente il più conosciuto sulla chitarra, dopo il ragno. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un metronomo e accendetelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai è la scala pentatonica minore. La facciamo in tonalità di La. Nota come l'indice sarà sempre sul quinto tasto. Partiamo dalla sesta corda. Puoi farla anche discendente.
Ovviamente se vuoi studiala con la plettata alternata. Quando senti Hendrix, Clapton, Jimmy Page che fanno degli assoli incredibili, stanno usando questa scala o una sua variante ed è proprio il linguaggio universale della chitarra. Il bello di questo esercizio è che non stai solo allenando le dita, ma stai memorizzando uno schema geometrico. Pensa infatti a questo schema completo come una forma. Una volta che conosci la tonalità di un brano, di una base musicale, ad esempio La minore, puoi improvvisarci proprio con la pentatonica di La minore, e questo ti dimostra come la scala e gli accordi lavorano insieme, perché una volta che capisci come suonare le scale ti si apre letteralmente un mondo. Il prossimo esercizio è la cosa più importante che puoi imparare per avere una buona comprensione di come eseguire queste scale. Ci sono diversi modi infatti per suonare la scala pentatonica ed uno di questi è creare dei pattern di note. Ma che cos'è un pattern? Un pattern è una sequenza di note e uno dei due pattern che dovresti imparare subito è il pattern di 3 e di 4 note. Ti spiego subito. Invece di suonare la scala pentatonica come fatta adesso, ascendente e discendente, prova a suonare il pattern di 3 note. Partiamo dalla nota La, la prima nota di questo schema, sulla sesta corda al quinto tasto, e suoniamo le 3 note in sequenza. Dopodiché andiamo sulla seconda nota della scala pentatonica e suoniamo altre 3 note sempre in sequenza ascendente. Di nuovo terza nota della scala pentatonica e di nuovo 3 note. E così via. Suoniamolo a tempo. 1, 2, 3, 4. Questo pattern, ragazzi, è oro puro. Se lo eseguite vi aiuterà anche a memorizzare meglio lo schema e a sviluppare la coordinazione tra le mani. E sappiate che però questo pattern lo possiamo anche spostare ovunque sul manico. Se ad esempio avessimo un brano in tonalità di Si minore, potremmo iniziare sul settimo tasto, la nota Si, e potremmo suonare lo stesso pattern. Mettiamo ad avere ad esempio un blues in Sol, potremmo suonare la pentatonica al terzo tasto sulla nota Sol ed eseguire lo stesso pattern. Quindi come puoi vedere è lo stesso identico pattern, inizia soltanto su una nota diversa, e questa, ragazzi, è una cosa fighissima della chitarra rispetto ad altri strumenti come il pianoforte. Le scale sono mobili e oltre al pattern di 3 note ai miei allievi faccio studiare sempre anche il pattern di 4 note. Stesso identico discorso, soltanto che utilizzeremo 4 note. Come ti dicevo prima, mi raccomando, usa sempre un metronomo. Ecco come, inizia a 60 battiti al minuto. Quando ti viene in maniera perfetta per 3-4 volte di fila, aumenta a 63 o a 65 bpm. La velocità infatti arriverà da sola, quindi tu non forzarla. E ricorda, un chitarrista lento e preciso batterà sempre un chitarrista veloce ma impreciso. E ragazzi, quello che amo di quest'ultimo esercizio è che non solo è importante per migliorare le tue capacità, ma è fondamentale per sviluppare delle idee melodiche quando improvvisi degli assoli. Inizia suonando l'accordo di La minore, puoi suonarlo in prima posizione, ma ancora meglio con il barré al quinto tasto. Dopo averlo suonato inizia a improvvisare sulla pentatonica, magari utilizzando proprio uno dei pattern visto prima. 1, 2, 3, 4. All'inizio suona liberamente, poi invece prendi il metronomo e stabilisci dopo quante battute devi risuonare l'accordo. Ad esempio puoi suonare sul primo tempo di ogni battuta. 1, 1.
Oppure puoi divertirti a suonare ogni 2 battute, o ancora meglio, cambiando anche gli accordi. Ragazzi, questo è il segreto per trasformare gli esercizi in musica vera, ed è quello che rende la musica interessante invece che noiosa. Ma ora ti darò anche delle indicazioni che do spesso ai miei allievi su cosa puoi aspettarti. Ma prima ditemi nei commenti quali di questi 5 esercizi praticherai oggi. Voglio vedere chi prende sul serio questa sfida. Scrivetemelo con un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. Ragazzi, nei primi 3 giorni tutto può sembrare difficile. Alla fine della prima settimana però inizi a vedere una certa fluidità, almeno nel ragno, mentre nella seconda settimana la pentatonica diventerà automatica. Nella terza inizierai a improvvisare dei piccoli fraseggi, diciamo dei mini assoletti. Nella quarta settimana invece applicherai i pattern e sarai in grado di accompagnarti con un solo accordo e improvvisare un breve assolo. E questa, ragazzi, non è magia, è soltanto pratica intelligente. E già so che qualcuno si lamenterà del dolore alle dita. Ragazzi, è normale, soprattutto nei primi giorni. Dopo una settimana vedrai che si formeranno i primi calli e dopo 2-3 settimane il dolore scomparirà completamente. Se il dolore però è acuto, fermati, mi raccomando. Se hai dei dubbi, consulta sempre un maestro privato. E il segreto di cui parlavo all'inizio è proprio di esercitarti variando gli esercizi e suonando con intelligenza. Ad esempio, alterna il primo esercizio per 2 minuti al secondo sempre per 2 minuti, poi ritorna di nuovo al primo. Questo costringerà il tuo cervello a richiamare la memoria muscolare, accelerando l'apprendimento, e soprattutto suonerai senza annoiarti. E ti garantisco che anche con 10-15 minuti al giorno, tutti i giorni, sono più che sufficienti. La qualità infatti batte sempre la quantità. E ricorda il mio detto: lenti ma costanti. E ricordi quando all'inizio ti ho detto che il 95% dei principianti si esercita in maniera sbagliata? Adesso non sei più parte di quel 95%, adesso sei pronto. Ma nel prossimo video ti mostro la mia mappa ai 9 livelli che trasforma questi esercizi in un percorso completo, con tutti gli step necessari per passare da principiante a intermedio e avanzato. E se vuoi iniziare subito ti consiglio di vederlo, trovi il link diretto alla mappa gratuita in descrizione insieme al video completo che la spiega. Adesso mi raccomando, vai a suonare. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!